Ciao Elena, Ciao, ciao ciao. sessione di Pierina. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, la vedo. Come la vedi? La vedo mm, come se fosse una ballerina, cioè è una ballerina con le punte, quindi danza classica, che con le mani alzate e una sfera tra le mani e continua a fare la piroetta. Ti dà Giusto? l'autorizzazione? Mhm. Ok. Sì. Vediamo subito la vibrazione. 22 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 186, PSPE. 33, 67, Vite precedenti. 1318, E cervello. 9.4. Ok. Pierina ha delle interferenze? Sì, allora. Mm. Ha un falconiforme Mhm, e c'è di nuovo la pantera. mhm. È la stessa di stamattina? No, questa qua è senza. Quella di stamattina aveva tipo una criniera nera come un leone, questa no. Quindi è una coincidenza. Sì, sì. Mi sono soffermata bene perché è raro che le vediamo, ma è una pantera anche questa. Non è quella analfabeta che si presenta come Pantera Nera. No, 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 no. Non ha una cosa proprio di. No, no. Ok. Poi? Allora, poi ci sono due IDL Mhm. e due entità mentali di livello 2 e livello 4. Ok, vediamo queste ultime. Allora, quella di livello 4 è quella che quando lei parla o deve dire qualcosa fa sì che si dimentichi i propri pezzi, no? Quindi diceva prima che magari deve esporre qualcosa, deve fare qualcosa e proprio non si ricorda più delle cose. Mm, Mm. Eh, Da beh, 4. sì, mi viene già da vedere, così mi è arrivato subito, che ha collegata all'entità mentale 4 a un impianto mentale che arriva anche sulle orecchie. Ehm, e quindi gli acuffieni sono dati da questo. È come se agisse anche, oltre che fargli, cioè togliergli dalla mente quello che stava dicendo, è come se anche glielo toglie anche a livello acustico, no? Quindi lo copre con questi suoni. Mm, Infatti vedo che a volte aumenta, a volte molto meno il suono, a volte quasi non lo sente. E quando lo senti più alto è proprio come se l'entità mentale di livello 4 volesse coprire delle parole che lei ha da dire
e che anche per non fargliele ricordare. Quindi agisce sia a livello di memoria che a livello di suono. Poi, la 2? Allora, la 2 la vedo che è un'entità mentale che è come se le facesse, non è tanto forte, ma è una tendenza, è più una tendenza che c'è di sottofondo a farle mettere le cose incasellate un po', no? Come se dovessero per forza stare tra due ripiani verticali. Mm. No, è un po', questa entità mentale tende a portare Pierina a una razionalità perché lei tendenzialmente sarebbe più intuitiva e più trasportata da quello che le viene spontaneo. Questa entità mentale è proprio che cerca di appunto aumentare l'influenza della sua mente sulle sue azioni, no? Quindi cercare di separarla il più possibile dalla sua PS. La 2. Mm. Ok. Impianti, sia eterici che mentali. Quello mentale ho visto che è quello, è solo quello lì che va anche sulle orecchie. Ehm, mm, c'è un impianto che direi che influisce sull'intestino, però è messo come se fosse di fianco. È messo sulla schiena praticamente un po' sopra il bacino destro, dietro, Mhm. ok? Ma vicino all'intestino, influenza l'intestino ma da fuori, come se mandassero un impulso da fuori. Poi, Quello collegato ai problemi intestinali. sì, tutte le volte che lei deve fare qualcosa che farà sì che la sua evoluzione, la sua consapevolezza aumenti di un bel po' di punti, tra virgolette, loro attivano questa cosa, cercano fisicamente di bloccarla perché a questo punto non riescono più a bloccarla, quasi più a bloccarla interiormente, ok? Mhm. Ma iniziano a agire proprio sul fisico, Mhm. perché è ancora l'unico modo che gli rimane per bloccarla. Poi? E poi ci sono due impianti mh, sulle piante dei piedi, a destra e a sinistra. Mhm. Eh, A cosa le, servono? le fanno delle abduction. Allora, le fanno delle abduction, direi mh, abbastanza classiche, nel senso che la vedo appunto sdraiata su questi piani e prendono l'energia dai piedi. Mm, cercando di tenere prendono l'energia, la mettono in questo contenitore, poi cercano di farla riprodurre, non so come dire, ma non riescono, cioè, sperimentano questa cosa che fanno poi sempre, non è niente di Nuovo. trascendentale, di nuovo. Ok, come si chiama il progetto di Pierina? Beh, il nome è strano, però il significato strano nel senso che non è una parola, fisicante. Perché? Semplicemente perché agiscono a livello fisico e non devono agire a livello fisico e non solo in maniera eterica e vibrazionale, ma devono proprio fermarla fisicamente. Mm, Ok. mm. Va bene. Causa.
esoterica dei problemi al collo del piede. Allora, la PS che cerca di reagire all'impianto che ha all'interno del piede. E così lo stesso del dito sinistro. Ok. Causa esoterica del problema al mignolo sinistro. Mm, Questo. quello sì. Della memoria della concentrazione l'abbiamo visto, degli acufeni, praticamente Anche, anche. sì. Ok, ci sono regalini del passato cattolico di Pierina? Forse c'è un leggero strascico, potrei chiamarlo così, di ehm, tendenza alle vibrazioni basse. Provo a spiegarti quello che vedo. È come se vedessi ancora abbastanza in lontananza, però ancora lì sull'attenti, ok? Una mantide che Mhm. però è collegata al secondo universo, in attesa di poter interferire nuovamente Pierina, e vedo che in Pierina c'è ancora uno strascico di emozione legata a questa che abbassava molto le vibrazioni. Adesso ogni tanto c'è proprio appunto un piccolo accenno di senso di peccato. Mm, cioè, senso di fare qualcosa di sbagliato in generale, eh? Quindi che ci sia il dubbio ogni tanto che questa cosa magari non va fatta rispetto a qualcuno o qualcun altro, ma lo vedo proprio, sai, proprio solo magari un pensiero che passa, Mm. però lo vedo che questo è uno strascico di quella cosa lì, uno strascico di una cosa pesante proprio riguardo alla religione cattolica, un'idea l'idea di essere peccatori, no? Quindi qualsiasi cosa fai, praticamente qualsiasi cosa fai è sbagliata e quindi poi Mm. devi... Peccato. esatto, no? C'è proprio un piccolo ancora strascico di questa cosa. Va bene. Chiamiamo nel cinema l'attuale compagna. Mhm, in prima fila, molto contenta, entusiasta, curiosa. Mhm. La vedo con tanto amore verso Pierina. Mhm. Causa esoterica del fatto di avere una sensazione, la sensazione di aver vissuto in questa vita più vite contemporaneamente. Ci sono dei cloni, forse? In questa vita più vite, Sì, contemporaneamente. allora, ma a me viene più linee temporali parallele. Mhm. Quante? 4. Una più altre 3, questa più altre 3. Mhm. Ok. Non volermene, Pierina, ma voglio fare un paio di domande sul fatto che Pierina ha avuto un marito e ha già una compagna. Sai, no, della mia teoria, secondo la quale tutti gli uomini e tutte le donne, secondo me, si possono raggruppare, cioè possono essere considerati con due valori, no?
uno che riguarda, per esempio, Pierina, l'attrazione, desiderio sessuale di una relazione verso l'uomo e verso la donna. È su una scala da 0 a 100. La somma di questi due valori non deve dare 100 per forza. Quindi qualcuno può avere, non so, 50 e 80, no? Mm, 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 mm. 50 verso le donne, 80 verso gli uomini, la somma è 130, quindi non deve dare. Se una persona, non so, se Pierina fosse totalmente eterosessuale, avrebbe 100 uomo, 0 donna. Ok. Nel caso di Pierina, quant'è questo valore, questi due valori? Allora, uomo mi viene 10 e donna 80. Ok. Quindi inevitabilmente la società l'ha portata verso l'uomo e poi lei si Sì. è slegata. Ok, esiste una entità mentale collettiva che gestisce questo problema, questa questione? Non problema, questa questione. Allora, io la metterei, è come se fosse una sotto, mm, Entità mentale collettiva. sì, però legata anche qua alla religione, spesso. Ehm, sp- mm, Vedo che quasi tutte, tantissime cose degli schemi sociali sono anche collegati alla religione Mm, cattolica. mhm. Ok, ecco, quindi spesso possono essere separati ma anche collegati. Quindi in lei prima lo vedevo anche collegato alla religione cattolica. Comunque è un'entità mentale ehm, collettiva, assolutamente a sé, che è la donna deve andare con un uomo e un uomo deve andare con una donna, no? Quindi bisogna essere per forza eterosessuali. C'è, L'eterosessualità come dogma. esatto. Mm. Ok. Mhm. C'è, sì, 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 assolutamente. Però a volte Mm-mm. non è la religione che incide. No, a volte no, ma tipo in lei eh, eh, la vedevo legata anche alla religione, no? E a volte no, Mm, cioè, però spesso sì, mm. ecco, così in Prendi generale. una persona che conosci, una Mhm. qualunque, e dimmi se è collegata a questa entità. Sai bene, no? Sì, collegata a questa entità rispetto a degli schemi del posto d'origine, che può sostituire perfettamente La la religione. religione. Esatto. Ok. Quanti nel mondo sono collegati a questa entità mentale collettiva? Tantissimi. Mm, Quasi tutti? direi un 75%. Quanti tra solo gli uomini nel Mhm. mondo, quindi gli uomini maschi, no? Sì. Sono il 100% del nostro ragionamento, Mhm. hanno un rapporto almeno del 25 verso un uomo, quindi hanno una omosessualità latente almeno di un quarto del totale, che ripeto non deve essere 75-25, ma 25 e 80, 90, 50, 60, 30. Mi sentirei di dire il 40%. Mm. Mhm. Un Stesso discorso donne? po' meno, 28. Quindi possiamo dire che sono omosessuali, Mhm. in parte o del tutto omosessuali, il 40% degli uomini sulla faccia del pianeta? Sì. Quasi la metà. Mm. Come se Sì. essere omosessuali o eterosessuali fosse uguale. Forse l'eterosessualità dà il vantaggio, se lo è, della procreazione, della famiglia, dei figli, per un Mhm. uomo, intendo. Sempre che sia un vantaggio, però diciamo socialmente lo è. Sì, più che... Bah, sì, ma... Sì, Beh, non lo so. diciamo che è una soddisfazione avere un figlio, Ecco, volendo anche, no? ok. Mm. Lungo termine, quando ci si ritrova anziani, si ha una Sì, sì. compagnia.
Mhm. Pronto? Sì, sì, Ah, ok. ok. Siccome prima ti ho sentito un po' metallico, pensavo fossi andato via. Chi ha creato questa entità mentale collettiva? Zeus. Perché? Allora, è come se in quel momento lì doveva trovare dei vincoli per le persone per farli rimanere in un certo gioco, schema a lui favorevole. E quindi ha messo varie entità mentali, tra cui questa, dove ha una specie di sotto entità mentale collettiva che è matrimonio. Mhm. 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 Poi ce ne sono altre 4, ne vedo altri 4 entità mentali collettivi di questo tipo, che tipo una è lavoro fisso, no? Lavoro fisso, no, direi sicurezza economica, no? Quindi cioè, vedo quasi proprio che le persone collegate a questo tipo di entità mentale sono tranquille solo se hanno un tot di soldi sempre pronti, No, scusami, ok? non ho Se no capito. vanno. Mm. Sicurezza economica, Mm? ok? Quindi vedo che le persone collegate a questa entità mentale collettiva devono, che ne so, devono avere tot soldi sul conto corrente e da lì, cioè, che ne so, 10.000 euro, se vanno a 9.008 vanno in ansia coi pensieri di notte, oddio, no? Ma Proprio una perché? roba. Cosa Mm? c'entra l'orientamento sessuale con questo? No, no, stavo guardando le varie entità mentali collettive che Zeus ha fatto in quel momento per tenere le Ah, persone ferme. No, niente. Ah, no, no, ma perché ne concentriamoci avevo su visto. questa. È No, ok. possibile cambiare per chiunque Sì, l'orientamento sessuale? Queste percentuali, cioè questi valori che non sono percentuali, o proprio ribaltare un'eterosessualità in omosessualità, un'omosessualità in eterosessualità. Questo, per esempio, è un campo molto caro alla religione cattolica che riconverte gli omosessuali in eterosessuali. E giustamente Pierina sghignazza perché c'è solo da sghignazzare. infatti, perché Ma è possibile? mm, ma io dico, cioè, dico di no, nel senso, Cioè, è cioè, tutto secondo me possibile, ma è alla stregua di, non lo so, farsi ricrescere i capelli se uno è calvo, farsi venire gli occhi esatto, azzurro sì, ghiaccio se li ha neri, esattamente, esatto, si c'è una roba può, così, però ci però, vuole c'è una consapevolezza a livello di creazione enorme, primo, enorme. sì, e poi c'è la creazione che vuoi fare deve avere proprio una motivazione fortissima per riuscire a fare una roba così, no? Ok, Quindi, quindi nelle tendenzialmente. possibilità, Mm. ok, nella possibilità di ogni persona, anzi, vediamolo subito. Discorso fiamme. Mhm. La compagna di Pierina è la fiamma di Pierina? Anima fine di livello 5 superior. Mm. Ok. Potrebbe diventare la fiamma? Potrebbe diventare la fiamma, sì. Ok. Va bene, Pierina ha un 10 sugli uomini. Se adesso Mm, Pierina impazzisse, dicesse addio alla compagna, mm, mia mamma vuole che io mi sposi con un uomo, mhm. può trovare, beh però, può trovare la fiamma in un uomo? Tecnicamente? Allora, aspetta, vado a vedere. Visto che lei è 80-10, giusto? Sì. Mhm.
Si può? Allora, non come coppia però. No, nel suo caso si va a vedere e trova un uomo fiamma che è un amico. No, ecco. Ma No, se sai la come i persona... fratelli. Mm, mm. Se la, in generale, sia uno che sia omo o etero, non Sì, importa, ok, in se uno ha un generale. valore più basso e uno ha un valore più alto, può trovare la fiamma come coppia nel valore più basso? No, Assolutamente no, perché? dipende, cioè se è lì, che ne so, uomini 40 e donne 60, Forse. forse Mm. no. Perché vedo che proprio manca quel pezzo di affinità, manca quel pezzo. Come fiamma coppia, quella Mhm. parte lì è fondamentale per unirsi. Poi ha anche senso, perché se uno, come dire, abbraccia la percentuale più bassa solo per convenzione sociale, di fatto è un frustrato, no? O una Sì, infatti, frustrata. capisci, All'interno di un concetto di frustrazione, trovare una fiamma, ma no, francamente, molto complesso, a meno che sì, sia un amico o un'amica. esatto. Mm, sì. Mhm, Bene, interessante. mm, mm, mm. Cioè lo vedo proprio, c'è una sensazione proprio, cioè di Mhm. blocco, no, no, cioè non è proprio, no, no. Pierina e la compagna hanno molte affinità. Mm, La compagna, per esempio, è prossima alla sua sessione, sembra, quindi condivide questi interessi di Pierina. mhm. Andando avanti in questo percorso, la compagna può diventare la fiamma? Perché questa cosa, Pierina non lo sa, l'abbiamo fatta, Mm, cioè l'abbiamo riscontrata in una sessione non ancora pubblicata, quella di Rosa, ti ricordi, no? sì, vagamente, sì. Cioè mi È quella ricordo il signora che aveva momento, il ma non mi... marito, Mm. la signora Ah, gemella, sì, 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 questa me la marito ricordo. livello massimo di anima gemella 5 plus, diciamo, Sì, e poi a un sì, certo sì, punto. adesso me la ricordo, sì. Tra l'altro, beh, lo dico nel video che pubblicheremo, lei mi ha scritto, mi sono dimenticato di dirtelo, lei mi ha scritto 10 giorni dopo e mi ha detto che il marito 2 o 3 giorni dopo della sessione ha avuto, non voglio chiamarlo malessere, però una situazione di salute strana, per cui praticamente si è messo a letto 2 o 3 giorni e poi tutto a posto. È come se avesse metabolizzato nel fisico questo passaggio. Lei Arca diceva. miseria. Sì, può essere, sì, sì. A livello vibrazionale altissimo, sì. Mm. Ok, cosa fa la compagna? È interessata a questa teoria? Mhm. Sì, 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 è molto interessata, nel senso che è come se a livello di consapevolezza non sapesse che ci fosse la possibilità, no? A livello eterico. No, vedo la PS e la PE che non erano consapevoli della possibilità di questo passaggio. Ok, adesso si è alzata in piedi, si è avvicinata a Pierina, ok, e molto interessata a vedere come si fa, qual è il modo, qual è la via. Bene. Esiste un'entità mentale collettiva, chiede Perina, legata all'abitudine della gente maleducata di lasciare i rifiuti per strada. Mm, mm. No, nello specifico rifiuti per strada no. No, L'educazione in genere, non in so. genere, ma c'è no, una nello specifico no, vedo un sacco di possibili entità mentali collettive che portano a quello, ce ne sono tante. Ne vedo una. Tipo cafoneria, tipo. Sì, tante, almeno 10-15, diverse me ne stanno arrivando, quindi no, no, una no, no. Mm. Non me ne vogliano i catanesi, ma perché Catania è così sporca?
È come se ci fosse un ritorno energetico di mm, impurità energetica anche a livello di appunto immondizia. È Mm. l'impurità di giri vari a livello energetico, no? Mm. Si riflette anche su quell'aspetto lì. Mm. Ti Sai, ricordi che... come le Mm. persone che hanno la casa tanto in disordine, no? O gli accumulatori seriali, è Mm. perché dentro non stanno bene neanche loro, no? Ok, Mhm. quindi in grande in Sicilia c'è questo malessere vibrazionale, no? Mhm. Brutto, mm? E che si riflette anche a livello di immondizia. Ma è Sporcizia. una... Ma tornando per esempio a quelli connessi all'entità mentale collettiva etero-homo, ha un nome questa entità mentale collettiva? Ometero? Eteromo? Oh, metero mi piace. Mhm. Come si chiama? Ometero. Come si chiama? Il nome suo proprio. Beh, a me piace Ometero, però. Però, se è una sigla con numeri e lettere, lasciamo perdere. Eh sì, è una roba, è un nome Beh, strano. vabbè, vabbè. Quali sono le tre peggiori regioni d'Italia dove c'è un collegamento di maggiori, no, maggiore collegamento di uomini attaccati a Ometero? Uomini? Uomini. Mi hai detto 3 regioni? Sì, quelle che vuoi. Quattro. A me mi è venuta Sardegna, poi Calabria, poi ehm, Emilia-Romagna e là sopra Trentino. Ok. Ok, visto che diciamo tante cose, oggi tu sai che di recente io sono stato a Catania per qualche giorno Mhm. e mi ha proprio seguito una persona lungo la città, no? Si è fatta proprio vedere 3 volte come se mi stesse geolocalizzando con il telefono. È stata mandata da quel poveraccio che lavora in una società lì a Catania che si occupa di chip, microchip e robe varie. Allora, sì, ma su commissione di quelli là. Dei Cioè, due cretini? sì, come se l'avessero richiamato per fargli questo E qual era lo lavoro. scopo? Allora, io vedo, forse l'ho già visto un'altra volta, io vedo che è stato commissionato a loro di trovare il modo di controllarti per riuscire a interferirti Mm. Devo mettermi paura? dall'alto, sì, Dall'alto che vuol dire? Alto Germania, sempre quel programma lì solito. Oh, Madonna, che palle. Vabbè. Ah, ah, Mi sono ah. proprio preso tanta paura, mamma mia. Faceva paura la pattumiera che c'era in giro, quello sì, ma non ne vogliate Mm. catanesi, però lo sapete anche voi. Va bene. Pierina, come la vedi? Sta vedendo tante cose in questa sessione. Abbiamo visto praticamente tutto di lei, tranne il gatto. Detta così. Mm. È sparito. È vivo? Sì, 2 isolati più in là. Vive in una casa a 2 isolati più in là. Ma è stato rubato o è stato... Che carino, perché dovrebbe Sì. avere un chip, no? Ah no, no, beh, Non non è ce l'ha il obbligo. chip? No? No, i Non ce gatti l'ha non è obbligatorio. Quindi si è perso, è stato adottato. È andato un po' più in là, mi sembra cioè io lo vedo te, nel senso, mi sembra un gatto avvicinabile da quello che vedo. Sì, E sì, sì. gli è andato da mangiare qualcosa, è Mm. tornato lì e è rimasto là. Vabbè, Pierina è sollevata. Ha fatto spallucce, Eh, come dire.
l'importante è che non sia... infatti, no. Bene. Mandiamogli un messaggio. La prima mamma è contenta Non si così. scorda mai. Ecco. Sì. Le prime mamme sono contente così. Ok, quando scriveva i punti Pierina ha sentito che qualcosa le entrava dentro, dell'aria, una corrente d'aria, insomma, che ci fossero delle interferenze un po' scocciate di questo fatto, e invece di prendersi paura, complimenti Pierina, perché tutti si prendono paura, è rimasta ancora più determinata e ha detto fuck off, io continuo e Mm. vuol dire che sono sulla strada giusta. Mhm. Sì, sì, è andata Anche proprio perché così. giustamente, paura di che? No. Infatti. C'è gente che ha paura di riconoscere il proprio orientamento sessuale e infatti Mm, vive una vita di merda. mm. C'è gente che, io Sopravvive. ho scritto invece la mia maglietta, io non ho paura e me la sono indossata in quella sessione di qualche giorno fa, no? Mm. E quindi la, la paura la lasciamo ai cagasotto e gli altri Mhm. fanno il mondo e creano il mondo. Mm. Ma che altro? Cosa vuole? Ah no, beh, chiamiamo i disincarnati. Sono ben tre, ahimè. Fratello, ex marito, ex compagna. Ex compagna? Quindi due compagni di vita e il fratello. Non è che sia proprio una situazione molto allegra perché di solito sono i genitori. Mm. Intanto chiamiamo Infatti. anche i genitori se vuoi, ci sono anche i genitori immagino, no Pierina? O no? No, tutte e due? Sì, ok. Beh, magari, cioè, Pierina non ha 20 anni, però potrebbe essere un genitore un po' anziano. E avremo il portale Aureo, tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Pierina e della compagna, li Mm. chiamiamo tutti, e anche ci sono anche dei fratelli. Allora, quelli generici vediamo solo il numero. 139. Ok. Quelli fratelli, genitori, marito, compagna, invece, se uno o due vogliono dire qualcosa, li chiamiamo, diciamo, a parte. Allora, la compagna la vedo scioccata, è rimasta scioccata, come se quando è morta era scioccata, non so se in un incidente o... La vedo con gli occhi spalancati, paralizzata. Ok, Vic subito. Mm. Scrivimi, Pierina, di cosa è morta, come è morta, scrivimelo nella chat. Anzi, a tutti. Vic, come se piovesse. Sai Mhm. la pubblicità delle Ziguli quando eravamo piccoli? Mm. Mhm. Non so se te la ricordi. Cadevano dall'alto, no? Non era quella? Sì, è morta Mm. in rianimazione dopo mesi di sofferenza. Io guardavo solo la pubblicità, non potevo averle le Ziguli perché non costavano troppo. Beh, A me non me le compravano mai, invece. Anche perché se ti rovinavi i effettivamente... denti. No, perché erano schifezze, diceva mia mamma. Non mangiare le schifezze, no. Mai niente, né cioccolato, patatine, niente. Bene, come la vedi? È morta in rianimazione Mm. sotto grandi sofferenze. Adesso che ha preso la Vic? Mm. Sì, è come allora, quello che ho visto adesso, che non avevo mai visto prima, ma nell'istante in cui è morta, lei è rimasta paralizzata lì, così, con gli occhi spalancati, no? Come se in quell'istante lì si fosse frizzato tutto. Ok? Adesso Mm. che ha preso la Vic, che lei è neutra e ha lasciato, diciamo, quel ricordo andare, si è alleggerita e si è alzata, è come se avesse lasciato anche il ricordo mm, è come se avesse lasciato nel passato il corpo in maniera rilassata. Quindi se dovessimo tornare indietro adesso, nell'istante in cui lei muore, il corpo non è più con un'espressione
diciamo, tirata o comunque un po' sofferente, ma molto rilassato sarebbe, ecco. Il fratello come lo vedi? I fratelli sono 3, 2. Come 4. vedo. 4. Qua ce ne sono fermati 2. Chiama Però ne anche gli vedo altri 2. 2. Ok. Mhm. Dica tutti e 4. Mm. Sono guardano Pierina con tipo ammirazione, eh, perché la loro PS ha deciso di fermare la loro vita prematuramente rispetto a lei, nel senso come se avessero, vedessero che lei ce l'ha fatta e loro no, una roba così, no? A livello... Mm. È come se la consapevolezza, diciamo, dell'esperienza adesso con la Vic, di vedere Pierina, no? È proprio, ok, nella prossima vita scegliamo un'esperienza diversa, quindi non morire così presto. Poi vedo che sono morti tutti in maniera non tanto Piacevole. esatto, no? Tutti i fratelli? Mm. Di malattia, Sì, sì, almeno quello con che un vedo certo così. decorso sofferente. Sì. Mhm. Mhm. Va bene. Mm. Sì, Allora, genitori molto. fratelli vogliono dire qualcosa, uno vuole dire qualcosa in particolare. Uno, to. Sì, sì, niente, era diciamo quello con cui lei aveva più affinità e dice eh, mm, mi piaceva stare vicino a te, gli dice il fratello e l'abbraccia e le dà un bacio sulla guancia. Mhm. Genitori, Vic, messaggio Mhm. di uno dei due. Eh, sono, sono molto felice di vedere questa grande luce intorno a te, questa grande serenità nel tuo percorso, cioè felice di vedere che adesso c'è tanta luce intorno a lei, che è serena, Mm-mm. Che è curiosa, creativa, molto felice di vederla così. Mhm. Chi lo dice questo? La La mamma? mamma, La mamma. la mamma. Marito, compagna, messaggio di tutti e due. Sono tutti viccati, no? Sì, sì. Il marito la ringrazia per l'esperienza particolare, dice che è stata un'esperienza particolare con lei, completamente fuori dal normale, dice, e la ringrazia per questa esperienza. E la compagna la ringrazia profondamente per averle dato questa opportunità di togliersi da quella situazione di mm, estrema sofferenza e dolore nel momento in cui è morta, di ecco, spavento, di terrore. Mm. Va bene, li salutiamo tutti, portale Mhm. audio. Ok. E lo chiudiamo. Sì. E andiamo al cluster.
Mhm. Sono come, tutte le vite sono come dei piatti di ceramica di colore arcobaleno, quindi con tanti colori. Mhm. Sta aprendo il portale definitivo, prende tutti i piatti e li butta dentro. Mhm. Fatto Sì. ad eternum. Mhm. Ok. Messo. Avatar. Mhm. Lo vedo immobilizzato dall'uomo energia. Mhm. E apre il portale definitivo. Mhm. E lo butta dentro. Chiude. Ad eternum. Lo mette? Mhm. Sì, messo. Benissimo. Con queste nuove condizioni, quanto è la vibrazione? 289 miliardi. La consapevolezza. 211. Non così No. di più. Forse perché era già molto alta. Mm. 186. Sì, sì. PSPE. 63, 37. Quasi invertite, vite precedenti. 991. Però molto meno della metà. Mhm. Cervello. 10. Bene, il messaggio finale potrebbe essere il lavoro stesso relativo a Pierina e la compagna, in modo che diventino fiamme. Ovviamente le fiamme possono essere donna donna, uomo uomo. Certo, certo, Mm. assolutamente. Perché in passato conoscevo una persona che è fuori di testa, che diceva che Ma assolutamente non no, era così. ma Beh, ovviamente figurati. si capiva benissimo che non era così. Ma Ok, figurati. figuriamoci se a una parte subliminale frega qualcosa No, dell'orientamento sessuale, se ne strasbatte le balle, non dire parolacce. L'orientamento sessuale, ma mamma mia, no, siamo ancora cosa qua con c'entra? l'orientamento sessuale, ragazzi, Appunto. Mm, 2022. 2022 appunto, 22, datevi da fare con sto 22. mhm, Dai, alziamo le frequenze. mhm. Pierina vada davanti alla sua compagna. Facciamolo oggi. Ma ti dico, già prima è come se quando la sua compagna si è alzata dal cinema, è come se fosse stata attratta verso, appunto detto con la consapevolezza, fosse stata attratta verso Pierina, no? Mhm. E è come se fosse già iniziata la fusione, un po' come le due metà della Terra, Mhm. che iniziava la fusione, no? Mhm. Ma occhi negli occhi, mani nelle Mm, mani. mm. Pierina è senza interferenze, quindi può gestire il gioco, ma ci deve essere analogia di consapevolezza, di frequenza, di intenti. Sì, 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 cioè tutte e due devono, è come se tutte e due dovessero acconsentire all'altra parte, no? Mhm. Quindi
appunto senza paura accettare l'altra parte e fare l'esperienza dell'unione. Ecco, mi viene questa cosa qua. Più, più differenza c'è tra uno e l'altro e più il processo è lento, no? Perché le vibrazioni aumentano parecchio e se c'è se quello meno consapevole ha le vibrazioni e la consapevolezza molto più basse, sarebbe troppo uno shock. Mhm. Ok, quindi se c'è tanta differenza è molto lento il processo. Qua è un po' lento, ma non troppo. Vedo che pian piano proprio vedo come se i bordi si fondessero. Man mano che si fondono i bordi ai lati, anche l'interno si fonde. È diventata fiamma? Quasi, quasi. Lo diventerà fra poco? Sì, Quanto? Più o meno, 2 giorni più o meno, 2 Eh? giorni più o meno. Pierina fa così con la mano. Come Così dire, non vedo. Mm. megoglione. No, come dire, tanta roba. Non Mhm. dire parolacce, Elena. YouTube Mhm. non vuole. Mhm. Bene. Che percentuale c'è di bloccati con l'entità mentale collettiva Ometero nei paesi islamici? Uomini, eh? Perché Bloccati? YouTube non vuole, mi ha fatto venire in mente Allah non vuole. Ah. Ma che ce frega ormai, ma che me frega, ma chi se ne frega, ma che ce Mhm. frega. Poi la sai tu, io non la so questa. Ma che ci importa? E poi Se, l'acqua al se nel vino. vino ci ha messo l'acqua e non Vabbè, gli dimo. sei in ipnosi comunque. No, tu sei in visione etérica, non sei Mm, proprio in ipnosi no, classica, così va rispondiamo una volta fatto. per tutte a tutti quelli che dicono, ma questa non è un'ipnosi, questa non è un'ipnosi. Mm. Non ti toccare il naso, la smetti? Un genio, quella, un genio, Mm, quello, non so. Non guardate questi video, cancellatevi dall'iscrizione mm. e guardatevi quello che mi faceva seguire. Ah no, ha chiuso il canale, è vero. Poverino, era così bravo. Insomma, la domanda è, l'Islam, quanti ne ha di uomini? Abbiamo detto che era il 40 la media. Bloccati. Mm. Il 40% degli uomini nel mondo ha una percentuale consistente di omosessualità Mhm. latente. Quindi vuol dire che con una birra in più, nella condizione lontani Mm, da casa, con un po' di sì, baldoria, e lo fanno sì, sì. tutti, una roba Mm, la fanno. sì. Allora, nell'Islam, quelli bloccati, Quelli in questa condizione, quelli in questo, sì, quelli connessi a Ometero. eh, 28%. Solo? Di quelli bloccati, eh? Cioè quelli che, come hai Quelli detto te, si connessi a nascondono. Ometero. Quelli connessi a Ometero. Con, vabbè, blog Con la parta, con la parte 28 un sarà po'. completamente, ma Ometero vuol dire avere anche una Sì. percentuale Mhm. consistente, il 20, il 30, anche il 40, non maggioritaria. 28 Allora, maggioritaria. esatto, sì. Sì, ok, io guardavo quelli, scusami. Sì, sì, guardavo. Mhm. Allora, anche con il 5 mi viene 43. No. Va bene, C'è anche quelli piccoli, anche solo una parte, tutti 43%. saggio finale di PSPE a Pirina. Da adesso in poi inizia il vostro volo verso questo arcobaleno nel cielo immenso. Mm. Portate avanti il progetto che
volete fare assieme, vuole dire questa cosa qua. Adesso avete le condizioni perfette. E poi per lei mi fa vedere di allenarsi tanto ad centrarsi, ad alzare le sue vibrazioni, e poi la vedo che fra un po', me l'ha proprio fatta vedere fra un po' che si allena, la vedo in questa stanza, tipo penso sia una stanza di casa sua, in tuta, quindi comoda, che si allena e sposta le cose con il pensiero, telecinesi, come allenamento fra qualche anno proprio di Mm. centrature, di innalzamento delle vibrazioni. Quel giorno quanto starà come cervello? 19%. Mazza. Va bene, qualcosa da aggiungere? Non c'è più nulla, ovviamente, No, fisicante il no. progetto, entità mentale, entità collettive, eventuali... eventuali cloni, eventuali abduction. C'è qualcosa ancora? No, 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 no. Ci sono ancora le 1 più 3 linee temporali, totale 4? Allora, quello che vedo è che la potenzialità che ha, allora adesso in questo momento ce n'è una e ne vive una e ce n'è una, ok? Con le condizioni di oggi, lei ha tutte le potenzialità per fare una unica linea temporale con tutte le cose ideali di tutte. Mm. Ok, quindi è come, cioè, con le condizioni di oggi io vedo una linea temporale composta da tutte le migliori parti di tutte le quattro linee temporali. Ok? Mhm. Eh, e questo può essere così al massimo della sua centratura nel futuro, ok? Se non sarà al massimo, può essere che ogni tanto un qualche pezzettino lo viva anche da un'altra parte. Però confronto a prima che erano eh, praticamente sempre tutte e quattro, ok? Da adesso Mhm. in poi magari ogni tanto può essere che ne vive due in un breve pezzo contemporaneamente, come se si ricostruissero, no? E poi vanno via e tornano. Mm, mm. Ok, come la vedi? La vedo unita alla sua fiamma in questa sfera azzurra-blu, ok, Mhm. che volano e creano questo enorme ventaglio color arcobaleno nel cosmo, che è la loro creatività e la loro potenzialità per fare quello che vogliono fare assieme. Mm, mm, Benissimo. mm, Abbiamo finito. mhm.